E ben ritrovati su Momis, ben ritrovati in un nuovissimo video tutorial. Quest'oggi andremo a realizzare un progetto che fa parte della rubrica Only Crochet, quindi utilizzeremo soltanto cordino e uncinetto. Realizzeremo una pochette davvero semplicissima. Per crearla ci occorrerà semplicemente del cordino. Io ho utilizzato lo Swan Black nella variante Mosto. In ogni caso potete utilizzare qualsiasi tipo di filato abbiate a disposizione. Ho lavorato il tutto con l'uncinetto 3,5. Poi ho utilizzato degli accessori vari come la chiusura, quindi un bottone magnetico da cucire direttamente al corpo della pochette e poi una catenina a scelta. In alternativa è possibile realizzare la tracollina all'uncinetto, oppure se non vi va la tracollina potete realizzare un bracciale all'uncinetto da cucire direttamente all'estremità della pochette. Quindi non ci occorre altro, partirei subito col progetto di oggi. Non dimenticatevi a farmi sapere cosa ne pensate di questa pochette con un bel pollice in su e con un bel commentino. Avviamo 32 catenelle. 32. Vado a sostituire la prima mezza maglia alta con le due maglie basse. Lavoriamo una mezza maglia alta in ciascuna catenella per un totale di 31 mezze maglie alte. Ultima mezza maglia alta nell'ultima catenella. Nella stessa catenella lavoro altre 4 mezze maglie alte. Una, due, tre e 4 e continuo lavorando una mezza maglia alta in ciascun punto. Ultima mezza maglia alta nell'ultimo punto e anche qui aggiungiamo altre 4 mezze maglie alte come abbiamo fatto poco prima. Una, due, tre e 4. Andiamo a chiudere semplicemente il giro con una maglia bassissima nella prima mezza maglia alta realizzata. Ecco qua. Poi facciamo una catenella e subito andiamo a realizzare il corpo della nostra pochette, perché già abbiamo realizzato la nostra basettina ovale. Andremo a lavorare a mezza maglia alta, quindi vado a sostituire la prima mezza maglia alta con le due maglie basse. Se voi lo preferite fate anche le due catenelle. Ecco qua, filo sull'uncinetto e continuo lavorando una mezza maglia alta in ciascun punto. Quindi continuiamo così per tutto il giro, finché non lo terminiamo e andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto, ma lì poi lo vediamo insieme. Ultimo punto, andiamo a chiudere con una maglia bassissima nel primo punto. Iniziamo la seconda riga, andiamo a lavorare sempre una mezza maglia alta in ciascun punto per queste righe che faremo insieme e per le successive che vi lascio qui indicate sullo schermo insieme alle misure in centimetri. Se voi lo desiderate potete cambiare punto di lavorazione. Io continuerò sempre a mezza maglia alta, quindi faccio una catenella, sostituisco la prima mezza maglia alta con le due maglie basse e poi continuo mezza maglia alta. Ok, terminati gli altri 14 giri a mezza maglia alta, ho raggiunto l'altezza desiderata all'incirca di 17 cm. Possiamo tagliare il cordino e chiudere con asola invisibile sempre nella seconda mezza maglia alta dell'ultimo giro.
E voilà, questo qui sarà il risultato. Adesso possiamo andare a realizzare la nostra patellina in maniera particolare. Diamo una forma un po' diversa dal solito, quindi prendiamo uncinetto, cordino e anche dei marcapunti perché ci saranno utili e realizziamo la patellina. Facciamo le prime 4 catenelle, una maglia bassa nella prima catenella, nella seconda realizziamo 3 maglie basse, una, 2 e nella seconda mettiamo il marcapunti, terza maglia bassa sempre nello stesso punto, ultima catenella, ultima maglia bassa. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Nella primissima maglia bassa lavoriamo un aumento di 3 maglie basse e nella seconda mettiamo il marcapunti. Terza ed ultima maglia bassa nello stesso punto. Maglia successiva, una maglia bassa. Nella maglia segnata col marcapunti facciamo l'aumento di 3 maglie basse, seconda e qui mettiamo il marcapunti, terza ed ultima, maglia successiva una maglia bassa, ultima maglia bassa, un aumento di 3 maglie basse e nella seconda mettiamo il marcapunti. Catenella, voltiamo il lavoro, cambiamo punto di lavorazione e lavoreremo a maglia alta. Quindi nel primo punto sostituiamo la prima maglia alta con le 2 maglie basse. Se voi lo preferite potete fare le 3 catenelle. Nella maglia segnata col marcapunti andiamo a lavorare 3 maglie alte. Una, 2, in quest'ultima mettiamo il marcapunti e lo faremo ad ogni riga. Terza maglia alta nello stesso punto. Adesso abbiamo 1, 2, 3 punti, andiamo a lavorare una maglia alta in ciascun punto. Maglia col marcapunti, ripetiamo l'aumento di 3 maglie alte, segniamo sempre la seconda col marcapunti perché lì faremo l'aumento ad ogni riga. 2 e 3. Prossimi 3 punti, quindi una maglia alta in ciascuno di essi. 1, 2 e 3. Maglia col marcapunti, ripetiamo l'aumento di 3 maglie alte nello stesso punto. 1, 2. Quest'ultima la segniamo col marcapunti. Ultima maglia nello stesso punto. Poi ci rimane l'ultimo punto e lì facciamo l'ultima maglia alta. Ecco qua, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, sostituiamo la prima maglia alta con le 2 maglie basse o con le 3 catenelle. Io vi consiglio di fare come faccio io perché non si noterà alcun distacco tra la prima e la seconda maglia, la lavorazione risulterà ben pulita. Filo sull'uncinetto, maglia successiva una maglia alta, maglia col marcapunti, aumento di 3 maglie alte.
Adesso ci ritroviamo con 2, 4, 5 maglie alte, poco prima erano 3 perché ovviamente facendo l'aumento sia a destra che al centro aumenteremo una volta a destra e una volta a sinistra, quindi ad ogni riga ci ritroveremo con 2 punti in più sia qui che qui e con un punto in più ovviamente a destra e a sinistra. Andiamo avanti, una maglia alta in ciascun punto, quando arriviamo alla maglia segnata col marcapunti ripetiamo l'aumento di 3 maglie alte, continuiamo e così via. E praticamente dobbiamo ripetere questo procedimento per questa riga e per le righe successive che vi lascio qui indicate insieme alla misura in centimetri nel caso utilizzate un filato diverso dal mio. Quindi continuiamo così. Raggiungiamo quelle misure, facciamo tutte quelle righe e poi vediamo insieme come continuare. Ok, perfetto, ho terminato la mia padellina, ho lavorato altri 5 giri a maglia alta con i rispettivi aumenti e come vedete ho raggiunto le dimensioni esatte per poter andare a cucire la patella al corpo pochette. Prima di farlo però dobbiamo dare una rifinitura alla parte superiore e lo facciamo semplicemente a maglia bassa. Quindi dal punto in cui ci troviamo, ultima maglia alta, facciamo una catenella e andiamo a lavorare la prima maglia bassa prendendo sia l'asola frontale che la solina retro della maglia alta. Stessa cosa nel punto successivo, è sempre la stessa maglia alta, quindi prendo la solina frontale e la solina retro. Ho le 2 asoline, prendo il filo e faccio un'altra maglia bassa. Quindi in questa ultima maglia alta ho lavorato 2 maglie basse. Mi sposto in questo punto e faccio una maglia bassa, poi qui ho la maglia alta realizzata con le 2 maglie basse ad inizio riga, quindi prendo entrambe le asole e faccio una maglia bassa. Mi sposto direttamente al punto successivo, prendo sia la solina frontale che la solina retro. Quindi prendo sempre 2 asole, in questo modo la lavorazione non si dilata e non saranno visibili degli spazietti che sono antiestetici. Quindi andiamo avanti, qui abbiamo una maglia alta, quindi facciamo quello che abbiamo fatto prima. Una maglia bassa prendendo la prima e la seconda asola e un'altra maglia bassa, asola frontale, asola retro. Ecco qua. Questo sarà il risultato. Procediamo, una maglia bassa in questo punto, qui mi ritrovo con le righe di maglia bassa lavorate in principio, quindi vado a fare una maglia bassa in ogni riga. Nello stesso punto faccio un'altra maglia bassa, salto la catenella centrale, la terza, dove abbiamo fatto il primo aumento di 3 maglie basse e vado direttamente nella catenella successiva e vado a ripetere 2 maglie basse. Ecco qua. Quindi ho pareggiato un po' questa parte centrale. Adesso continuiamo lavorando le maglie basse proprio come abbiamo fatto all'inizio. Ultimo punto, adesso facciamo una catenella e una maglia bassa sempre nello stesso punto, simuliamo un po' quello che abbiamo fatto all'inizio, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro, quindi filo sull'uncinetto, salto sia l'ultima maglia bassa che abbiamo appena fatto che la catenella e vado direttamente nel punto successivo e vado a fare una mezza maglia alta, così. E ripeto una mezza maglia alta in ciascun punto sottostante.
penultima mezza maglia alta, ultima mezza maglia alta, qui poi abbiamo la catenella, non la consideriamo, quindi abbiamo replicato la stessa cosa. A questo punto facciamo di nuovo una catenella, voltiamo il lavoro, andiamo a fare un altro giro a mezza maglia alta. La prima la sostituisco con le 2 maglie basse e continuo una mezza maglia alta in ciascun punto. Continuiamo così lavorando una mezza maglia alta in ciascun punto per altre 2 righe, per un totale di 4 righe a mezza maglia alta. Quindi continuiamo, ci vediamo direttamente a fine lavoro. Perfetto, terminate le altre 2 righe, questo qui sarà il risultato. A questo punto non ci rimane che andare a tagliare il cordino e andare a cucire. Quindi posizioniamo la patella, voltiamo il lavoro, piego la parte delle mezze maglie alte e inizio a cucire a partire dal terzo giro di mezze maglie alte del corpo pochette, quindi 1, 2, 3, esattamente qui. E voilà, questo qui è il risultato. Io spero tanto che questo progetto facile vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere, come sempre, con un commento e con un bel like. Per qualsiasi informazione, dubbio e chiarimento rimango sempre disponibile sui miei social Facebook ed Instagram, anche qui sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina. Io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial. Un bacino a tutti!